Amelia's Secrets. I'm Ruth and this is Amelia. Ciao. And I think it's about time Amelia told us another one of her fabulous secrets. Questa sera il segreto che vi dovrò spiegare me l'ha confessato, per la verità, mio nipote Nicola. Ah, wow. So in fact, Amelia's secret this evening comes from her grandson, Nicola. Dovremmo mettere in un'ampia padella e un generoso giro di olio evo. Okay, so we're starting off with some olive oil in a large frying pan. Abbiamo messo nella padella della cipolla tagliata e dei pezzetti d'aglio tritati. So Amelia has previously sliced quite thinly, you can see, one small red onion and one shallot. Together with the red onion and the shallot is one garlic clove, which has been diced into fairly large pieces. Taglieremo poi a cubetti One aubergine into cubes of roughly a centimetre. Metteremo tutto insieme all'aglio e alla cipolla. And that goes into the pan. Mettiamo la padella, la fiamma, Okay, so that's quite a high flame Amelia's got under there. e lasciamo cuocere. And just leave that to cook. Aggiungiamo del sale, Sprinkle over some salt. quanto basta. Okay, so add salt to taste. Se per caso vediamo che la melanzana si rapprenda troppo, possiamo aggiungere anche un po' di olio. If the aubergine soaks up all of the oil, then we need to add a little bit more. Le melanzane assorbono molto olio, quindi bisogna stare un po' attenti nel non eccedere la quantità di olio che si deve usare. The aubergines absorb a lot, so you don't want to overdo it with the oil because then they'll just absorb too much and end up really soggy. Alla melanzana possiamo aggiungere adesso anche un po' di peperoncino. So while this is cooking, Amelia is adding some ground red chilli. Non esageriamo perché è molto piccante. So she says let's not overdo it, but she's putting quite a lot in. Nel frattempo abbiamo messo l'acqua a bollire per la cottura della pasta. Okay, so in the meantime, we have a large pan of water on to boil to cook the pasta in. 1 litre of water for every 100 grams of pasta. Amelia has already chopped into quarters 300 grams of datterini tomatoes. If you can't get datterini tomatoes, then cherry tomatoes are also fine. A questo punto aggiungiamo i nostri pomodorini datterino. So in go the tomato quarters. E alcuni mestoli di passata di pomodoro. And a few ladlefuls, 300 grams of pureed tomatoes. Pureed tomatoes and not tomato puree. Ora la facciamo cuocere a fuoco vivo. So Amelia's turned the heat up under that. Assaggiamo se è buono di sale. Okay, now she's tasting to see what the salt level's like. That's the only way to know how much salt to put in. Quando si cucina bisogna sempre assaggiare. Yeah, a good cook always tastes what they're cooking all the way through. Qualche minuto ancora e ci siamo. So that just needs a few more minutes and then it's ready. Perché è importante che nel sugo resti il sapore del pomodoro fresco, in questo caso del datterino. Okay, so whilst we've put the fresh tomatoes in there, we want the flavour, the fresh flavour of those tomatoes to remain, so we're not overcooking them. So just a few more minutes. Adesso che l'acqua bolle, posso mettere il sale. Okay, so now that the water is boiling, we can put the salt in. Amelia's totally professional, so she does this by eye. However, as a rule, you want 10 grams of salt for every litre of water. And as I said earlier, you want 1 litre of water for every 100 grams of pasta. Ora ho buttato la pasta. Okay, salt's gone in, so in goes the pasta. 75 grams of pasta per person.
È importante assaggiare la pasta. Okay, so we're going to try the pasta, see if it's ready. Okay, so we're going to taste it. In order to tell whether it's ready, you can bite into it, obviously, and it should be still hard under your teeth, but not crunchy. Okay, that's good. But also you can see it's not white in the middle anymore. If it was still white in the middle, then it wouldn't be ready. So this is very al dente because we are adding it to our sauce and we're going to toss all that together for a few minutes so it will cook slightly more. Non l'abbiamo portata a cottura finale perché la dobbiamo saltare in padella e quindi qualche altro minuto servirà per cuocerla bene. So Amelia is draining the pasta into the sauce, but she's leaving it very wet. She's not draining it too much because the water on the pasta will help the sauce to stick to the pasta. Ecco qua, adesso la saltiamo. Okay, so she's going to toss that all together. Saltare is the verb that the Italians use. Non è né più né meno che ripassarla in padella. Se la vediamo troppo asciutta, aggiungiamo un po' d'acqua di cottura della pasta. Okay, so she's tossing that all together, but if it looks too dry, she would add some of the pasta water just to loosen things up. La pasta deve essere fluida, non può essere così secca, insomma. Because the pasta always needs to be a bit fluid. Sì, possiamo stare tranquilli per la cottura perché abbiamo tirato fuori la pasta dall'acqua 2 o 3 minuti prima del tempo stabilito, per cui insomma non sarà sicuramente sporca. You can understand now why we took the pasta out when it was still very al dente, because it's cooking in the pan now together with the sauce for these couple of minutes. C'è un tocco finale però che deve completare questo piatto meraviglioso. Okay, so we finished cooking, but now we need to put it all together because there is a garnish. A questa pasta ora aggiungiamo della ricotta salata grattugiata. Okay, so Amelia is grating on some salted dried ricotta. È importante perché gli dà un sapore, diciamo, un po' diverso, quello appunto della ricotta salata. Yeah, so this salted ricotta gives it a very particular taste. Giriamo. Give it a stir around. Abbiamo sempre la nostra acqua di cottura che abbiamo lasciato e che possiamo aggiungere qualora dovesse servire. Yeah. So again, even at this point, if you thought it looked a bit dry, you could still add a bit more of the cooking water just to loosen things. Poi mettiamo del parmigiano grattugiato. Okay, and a sprinkling of grated parmesan cheese. È una grattugiata di questo limone di Sorrento. Finally, Amelia is grating on. You can see she's using quite a large tooth grater, so these are quite large pieces, but she's grating on the zest of 1 lemon. Un po' di basilico. And sprinkling on a handful of roughly chopped, these have just been ripped up actually, just roughly ripped up Continuiamo basil a leaves. girare. Okay, carry on stirring that in. All the time the pasta is continuing cooking. E ora siamo pronti per impiattare. Okay, and we're ready to plate that up. Look at that, looks Prendiamo un fabulous. cucchiaio. Wow. E questa è la nostra pasta con le melanzane che mi ha suggerito Nicola. And here we have it. Nicola's aubergine pasta. Ta-da! Ehi, A tavola! A tavola! A tavola! È delizioso. Bravissimo, Amelia. Bravissimo. La tua traduzione in inglese delle mie parole rende ancora più buono il piatto. Of course, my English translation of the recipe makes it all the tastier.